Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. L'altro giorno sono andato al supermercato per trovare nuove farine da utilizzare. Tra le varie farine ho detto, ma perché non facciamo una pizza completamente integrale? Allora ho analizzato un po' la scheda tecnica delle farine e ne ho trovata una che mi ispirava particolarmente ed è questa qui. Ovviamente non è un video sponsorizzato e quello che mi ispirava, sono andato a vedere le proteine e c'erano 13,6 grammi. Ho detto, bah, vediamo com'è, proviamola e chissà che pizza viene fuori. E quindi ho voluto provare una pizza napoletana contemporanea completamente integrale ed ecco qui il risultato. E se volete sapere la mia opinione su questa farina, guardate tutto il video fino alla fine, mi raccomando, e lasciate un like. Per questa pizza napoletana contemporanea integrale che andremo a fare abbiamo bisogno di 480 grammi di farina integrale con 12-13 grammi di proteine, 336 grammi di acqua a temperatura ambiente, 15 grammi di olio extravergine di oliva, 9,6 grammi di sale e 4 grammi di lievito di birra secco. Come prima cosa andiamo ad unire il lievito alla farina, come sempre. Diamo una piccola mescolata con le mani, prendiamo l'acqua, andiamo a mettere tutto il sale, l'olio, mescoliamo finché il sale non sia completamente sciolto. Una volta sciolto andremo a mettere tutta l'acqua direttamente sulla farina. Una volta sciolto riversiamo tutto, aiutandoci con un cucchiaio, iniziamo ad impastare in questo modo, facciamo assorbire bene tutta l'acqua, mi raccomando bisogna far assorbire tutta la farina e poi andremo a lasciare riposare il nostro impasto per circa 15 minuti. A questo punto possiamo iniziare con le mani, in questo modo prendiamo una parte e la tiriamo verso il centro, così. Usando il cucchiaio abbiamo semplicemente evitato di sporcarci le mani nella fase precedente. Ecco qua, arrivati a questo punto possiamo coprire il nostro impasto e lasciarlo riposare 15 minuti. A fra poco amici. Trascorsi i 15 minuti andiamo a vedere come si presenta il nostro impasto. Bene, andiamo a vedere, sta iniziando a formarsi la maglia glutinica. Bene, a questo punto andiamo a mettere il nostro impasto in un contenitore bene oliato, quindi mettiamo l'olio anche nei bordi, in questo modo, con l'aiuto di un pennellino o di uno Scottex. Iniziamo a mettere l'olio ovunque. Una volta messo l'olio nella ciotola andiamo a prendere il nostro impasto, lo mettiamo sul ripiano di lavoro, facciamo una piccola piega in questo modo, una di qua e una di qua, diamo una forma rotonda in questo modo e siamo pronti per mettere il nostro impasto all'interno del contenitore appena unto. Andiamo ad ungerlo ancora nella parte superiore e lo andiamo a chiudere in modo ermetico e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente un'oretta prima di andarlo a riporre in frigorifero. E noi ci vediamo fra un'ora. Ora che il nostro impasto ha riposato per un'ora a temperatura ambiente è arrivato il momento di metterlo in frigorifero per 18 ore. Quindi noi ci vediamo domani per lo staglio e gli aperitivi. Dopo 18 ore è arrivato il momento di andare a fare i nostri apretti, quindi adesso apriamo il nostro impasto e andiamo a vedere come si presenta. Lo riversiamo sul banco di lavoro, guardate che bello. Per sapere il numero esatto di apretti che andremo a formare andiamo a pesare il nostro impasto. Ok, l'impasto pesa 831 grammi, quindi andremo a creare 3 apretti da 277 grammi l'uno.
Ok, dai, sono 2 da 277 e 1 da 278, direi che va benissimo. Ora andiamo a creare delle palline in questo modo, spingiamo la pasta sotto e andiamo a fare un po' di pillatura in questo modo. Una fatta e voilà. A questo punto andiamo a mettere i nostri panetti a lievitare. Io sto usando una cassetta per la lievitazione, quindi metto un po' di sema di grano duro rimacinata alla base, ripongo i nostri apretti, anzi li mettiamo qua in centro. Se voi invece non avete la cassetta di lievitazione come me, vanno bene delle ciotoline come queste che ho utilizzato nei miei vecchi video, quindi oliarle, mettere il nostro apretto e chiuderle con della pellicola e lasciarle lievitare finché comunque non raddoppieranno, quasi saranno diventate il triplo. Quindi come ho appena detto, lasciamo quasi triplicare i nostri apretti. Questo dipenderà comunque dalla temperatura ambiente, quindi tenete conto che ci vorranno all'incirca 2-3 orette. Noi ci vediamo dopo per la stesura e la cottura. Sono passate 3 ore, quindi è arrivato il momento di andare a vedere come sono lievitate le nostre pizze. Prendiamo una pizza e la stendiamo e la mettiamo sopra della semola di grano duro rimacinata. Versiamo della farina sopra. Adesso dobbiamo andare a spostare l'aria verso l'esterno. Giriamo. Iniziamo ad aprire l'impasto. Facciamo così per allargare bene. Mettiamo la passata di pomodoro. Mettiamo del grana o del parmigiano a seconda dei gusti. Andiamo a mettere mozzarella a fior di latte e arrivati a questo punto siamo pronti ad infornare. Come sempre il forno va preriscaldato alla massima temperatura da 250 a 300 gradi per i forni domestici, con la pietra refrattaria messa il più alto possibile, e poi la pizza dovrà stare in cottura per 3-5 minuti circa, a seconda del forno. Mettiamo un po' d'olio d'oliva extravergine, così, e che non ce lo mettiamo un po' di basilico fresco adesso che è stagione? Ecco qua, una margherita 100% integrale. Andiamo a vedere sotto come si presenta. Ok, è cotta bene. Andiamo a vedere adesso la struttura, come si presenta. Vediamo se c'è. Questa è una farina molto pesante e piena di crusca, quindi vediamo com'è. Ma non c'è molta struttura questa volta, però comunque è un bel impasto. Andiamo a vedere. Si piega. Onestamente a me fa voglia questa pizza. Andiamo a sentire il gusto, che adesso è una cosa molto importante, essendo una pizza completamente integrale. Si sente completamente il germe del grano e la crusca ed è davvero intenso il gusto. Diciamo che per gli amanti dell'integrale questa è
un'ottima alternativa alla farina normale. Personalmente non farei una pizza di questo tipo completamente integrale, farei un 20% sulla farina totale di integrale e la restante percentuale di una farina 00 per pizza. Potete usare quella che vi piace di più. Per il resto l'ho trovata un'ottima farina, assorbe molto bene l'acqua questo tipo di farina. Questa pizza ha un'idratazione del 70%, credevo che facesse fatica, invece secondo me si può arrivare tranquillamente al 75% e si può anche spingere, azzardare all'80%, questo per i più audaci. Mi raccomando, provatelo e fatemi sapere nei commenti qui sotto come va. Che dire, sicuramente il profumo è una ottima caratteristica di questa farina e di questa pizza. Arrivati a questo punto, la consiglio o no questa farina? Personalmente la consiglio, ma mi piace più l'utilizzo insieme ad altre farine. Quindi, come dicevo prima, una percentuale integrale e una percentuale della classica farina per pizza, insomma. Se avete seguito il video fino a qui, io vi ringrazio di cuore e se volete supportare il canale iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo impasto, amici.